Ciao a tutti, io sono Wendy e ieri sera, mentre ci divertivamo a giocare al nostro gioco da tavolo preferito, mi sono resa conto che è arrivato il momento perfetto per trasformare il nostro salotto e accoglierlo nella bellezza dell'autunno. Rimani con noi e scopri come con 3 semplici passi possiamo mantenere il nostro salotto fresco, piacevole e invitante ogni giorno dell'anno. Oggi pulisco il nostro piccolo salotto e sala da pranzo, che sono uniti in un unico spazio. Con l'arrivo dei mesi più freddi voglio rendere questa stanza più accogliente e invitante. Inizierò a dare una bella pulita e come ogni anno riporterò il tappeto al suo posto per creare un'atmosfera calda e confortevole. Seguite con me mentre sistemo tutto. Stamattina sono uscita presto, rifatti i letti, rimesse al suo posto le stoviglie pulite e anche quelle della colazione. Sono andata subito a fare una piccola spesa e programmata una pulizia veloce al mio salotto per renderlo un po' più accogliente. Il primo passo è organizzare e spolverare il salotto in modo efficace. Ha reso facile questo compito trovare un posto specifico per ogni oggetto, come telecomandi, libri o riviste, e assicurarmi che i mobili siano posizionati in modo tale da favorire il flusso per tutti. Ti consiglio di usare cestini o scatole decorative per contenere gli oggetti più piccoli o poco usati. E perché lo spolverare non si renda un compito noioso e faticoso, quello che faccio è utilizzare strumenti efficienti, a volte divertenti e diversi, come panni colorati o spray profumati. Approfitto questo momento e ti mostro anche una piccola compra che ho fatto ieri, che penso possa anche questa rendere un angolino del mio salotto e della cucina più carini. Sono un portamestoli e un vaso, tutti e due in ceramica. Voglio mettere questa piantina qui, almeno per i mesi più freddi. Pulirò il tavolino, le sedie e il tavolo da pranzo con un nuovo spray della Schiff per i vetri, che promette lasciarli brillanti e senza aloni. Come mi era finito lo spray per i vetri, sono andata stamattina a prenderne uno per questa pulizia e ho trovato questo. So che i vetri si possono pulire con acqua e aceto, ma non piacendomi l'odore di quest'ultimo, preferisco comprare quelli che ci sono in mercato. Il secondo passo è mantenere il salotto pulito. È importante mantenere una routine di pulizia regolare. Vado a ripassare anche a questi vetri per togliere eventuali macchie di dita o schizzi vari. Qui non farò molto, visto che in questi giorni mettono pioggia, e pulirò il divano.
Per pulire rapidamente il divano utilizzo un panno in microfibra, leggermente inumidito con acqua tiepida. A volte aggiungo un po' di sapone neutro e asciugo bene per evitare che l'umidità penetri. Adesso con questo attrezzo, che io lo chiamo linguaccia per sotto i mobili, toglierò la sporcizia qui sotto. Dopo spazzerò il pavimento con l'aspirapolvere. A volte, quando spolvero solamente, gli spruzzo un po' di spray multiuso profumato e mi lascia un buon odore nell'ambiente, come se avessi appena pulito. Prima di mettere il tappeto, pulirò il pavimento con il mocio. Verso nell'acqua qualche tappino di mastrolindo per il marmo. E mentre pulisco, ti dico il terzo passo per avere un salotto sempre carino: procurare una manutenzione costante. Controllare regolarmente l'aspetto dei mobili, dei tappeti e dei tessuti per accorgersi di eventuali segni di usura o di macchie. Se necessario, pianificare delle pulizie professionali per mantenere le nostre cose in ottime condizioni. Spero averti fatto un po' di compagnia oggi mentre pulivo il mio salotto. Se ti è piaciuto questo video, ti suggerisco di guardare altri sul canale o quelli che ti lascio in descrizione.
invitandoti a iscriverti se ancora non l'hai fatto. Ti ringrazio e per oggi ti saluto e ci vediamo al prossimo vlog di Wendy. Ciao!